Ho i capelli bagnati proprio perché ho appena finito la mia doccia fredda. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia. Oggi voglio parlarvi di Wim Hof, del metodo Wim Hof. Ho appena fatto, circa, l'anniversario di 4 anni in cui pratico il metodo Wim Hof. Volevo parlarvi un po' di cosa è successo in questi 4 anni, di cosa è cambiato, dei benefici che ho avuto, di che cosa ne penso e se lo sto facendo ancora. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, sono stato ex Mr. World Italia, lavoravo nella moda full time per poi passare invece alla creazione di contenuti, quindi documento il mio percorso verso la versione migliore di me. Quello che faccio sui social media quindi è questo. Se volete darmi un'occhiata su Instagram o avete qualsiasi domanda, scrivetemi pure. Allora, il metodo Wim Hof è semplicemente un metodo inventato da questo signore olandese che praticamente lui ha creato autonomamente dopo delle vicissitudini particolari nella sua vita che gli hanno creato una situazione di stress per cui un giorno è finito in un lago ghiacciato. È finito in un lago ghiacciato, ha trovato gli è piaciuto tantissimo entrare in questo lago. Quando è uscito ha avuto questa scarica di adrenalina che gli ha fatto passare l'ansia di quel periodo e la depressione, insomma, dei problemi mentali che ha avuto, e quindi ha sviluppato un metodo di respirazioni e un sistema per cui poteva supportare sempre di più quel freddo, perché voleva entrarci in continuazione. Tant'è che alla fine ha trovato un suo metodo che ha sviluppato pian piano chiamandosi il metodo Wim Hof, lui si chiama Wim Hof, ed è riuscito a avere 26 e passa Guinness World Record, tutti nell'ambito dello stress fisico, del ghiaccio. Ha corso la maratona senza essere preparato nel deserto, ha scalato praticamente l'Everest in pantaloncini corti senza bisogno di fermarsi a varie tappe per la pressione, tantissime cose pazzesche. Ovviamente è diventato molto famoso ultimamente, quindi sicuramente ne avete sentito parlare, ma io ho iniziato quando praticamente stava, ancora prima che diventasse conosciuto questo signore, avevo iniziato il mio percorso di crescita interiore e uno delle prime persone, dei primi guru, se vogliamo chiamarli, che mi ha insegnato qualcosa nell'ambito di respirazioni, pranayama, è stato proprio lui. Quindi nel momento in cui avevo letto i miei primi libri, all'inizio leggevo tutto solo di crescita esteriore, poi ho iniziato a leggere L'Alchimista, ho iniziato a leggere Eckhart Tolle, Il potere di adesso, sono arrivato a un certo punto in cui avevo bisogno di fare delle pratiche. È vero, il nuoto mi ha permesso, io ero un ex nuotatore agonista, mi ha fatto fare tanto yoga all'inizio, ma era più uno yoga fisico e avevo bisogno di una parte meditativa, non sapevo che cosa fare. Ho trovato questo signore e io ho detto, cavoli, alla sua età anch'io voglio essere come lui, è pazzesco, e scoprire che c'è un potenziale umano così incredibile se impari a comandare la mente, ho detto devo farlo. Poi pian piano ho scoperto che il potere delle respirazioni è incredibile, cioè tu col respiro, anche nel Bhagavad Gita si legge che il respiro controlla l'energia. Se controlli l'energia, controlli il corpo e la mente. Quindi se controlli corpo e mente, praticamente puoi controllare tutto all'interno di te e quindi anche all'esterno quasi di te. Quindi pian piano ho capito il potere di questa cosa. E quando l'avevo provato la prima volta, subito ho avuto la sensazione, cavoli, cioè funziona, ti dà una bella scarica di adrenalina. E quando lo finisci, per chi ovviamente, probabilmente se avete guardato questo video, se state guardando questo video, avete già provato il metodo Wim Hof, o comunque le respirazioni almeno, e sentite proprio leggerezza, cioè quando l'avete finito o durante siete proprio iperpresenti, cioè quel metodo di respirazione a un certo punto ti permette di essere molto presente, cioè ti rende meditativo in modo semplice. Quindi all'inizio lo facevo praticamente tutti i giorni, tant'è che poi ho deciso di fare il suo corso, quindi avevo fatto il suo corso delle 10 settimane, quello vecchio, e poi ho fatto il suo corso invece Fundamental, che è un po' più moderno, in cui ti insegna i 3 pilastri del metodo, quindi non solo le respirazioni, ma anche la parte mindset, quindi yoga fisico, mindset, degli esercizi preparatori, e in più la parte di esposizione al freddo, che al momento era la cosa che non facevo. E quando ho iniziato la parte di esposizione al freddo, perché nel corso ti obbliga praticamente a farlo, non sono assolutamente affiliato al corso, ma se volete dargli un'occhiata in descrizione, praticamente ti insegna pian piano a gestire uno stress fisico come può essere il freddo. Non solo perché è un allenamento anche mentale e interiore, ma anche perché poi il freddo ha tantissimi benefici sul fisico, quindi aiuta dal punto di vista cardiovascolare, aiuta dal punto di vista mentale, aiuta dal punto di vista di immunità, ha tantissimi benefici, tant'è che lui è diventato conosciuto nell'ambito interiore, soprattutto perché come mentalità è occidentale, è un signore olandese, e quindi ha voluto subito portare
tutti i suoi risultati a livello scientifico, quindi ha iniziato a farsi fare le analisi, ha iniziato a farsi fare dei test, eccetera, eccetera, ed è per questo che è diventato conosciuto. Anche se su queste cose ci sta, ma io sono sempre dal punto di vista di, indipendentemente dai test, ti sta aiutando, lo fai, ti piace, funziona, basta, fallo, cioè non c'è nessun, non devi per forza avere quel bias cognitivo di conferma, di trovare qualcuno che ti dice sì, fa bene. Se a te fa bene dopo che l'hai provato, fallo. E per me è stato così. E tant'è che per tutto quel periodo l'ho fatto, ero arrivato a fare persino le docce fredde di 10 minuti, completamente fredde. Le prime volte che lo facevo ero lì che 10 secondi morivo dal freddo, ero lì, non finisce più, super rigido. Poi pian piano impari a controllare il respiro, impari a diventare maestro di te stesso, a entrare dentro e impari a rilassarti nel massimo del discomfort, quindi a essere confortevole nella parte non confortevole, e quindi a un certo punto inizi a sorpassare i 2 minuti di freddo, ovviamente occhio alla testa, qua il corpo è la parte che va somministrata al freddo, e in realtà oltre i 2 minuti non è che i benefici cambiano tanto, 2 minuti sarebbe il giusto. La parte però che ti accorgi è che dopo 2-3 minuti in realtà non cambia così tanto il livello di freddo che senti, nel senso che il corpo si è un po' acclimatato, si è abituato, e quindi inizia a essere, sì, non è che la senti calda o piacevole, la senti fredda l'acqua, però non è più così un dispiacere come i primi 2-3 minuti. E quindi per un bel periodo ho fatto tutti i corsi, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho comprato anche il libro, che adesso è uscito il libro di Wim Hof, e ho continuato, poi è iniziato un altro mio percorso diverso, ho iniziato con lo yoga, ho iniziato con il Kriya Yoga, ho iniziato con Hatha Yoga, ho iniziato anche con Sadhguru, quindi pian piano il metodo Wim Hof non l'ho lasciato da parte, ma l'ho mantenuto circa 1-2 volte a settimana. 2 volte a settimana la doccia fredda, e perché ovviamente faccio la doccia di capelli 2 volte a settimana, e quindi ogni volta che faccio la doccia praticamente faccio la parte di doccia fredda, esposizione al freddo. Quindi la parte di freddo la faccio sempre. E come faccio? Non faccio tutta la doccia fredda perché la parte calda è comunque utile, soprattutto per lavare via i capelli e lo sporco. Metto calda, faccio tutta la doccia, l'ultimo minuto, /2 minuti, metto ghiacciata al massimo, respirando tranquillamente lo faccio. E poi la parte di respirazioni la faccio 1-2 volte a settimana, e ho una volta a settimana in cui faccio proprio una breathing routine, quindi in cui non solo faccio il metodo Wim Hof, ma anche le respirazioni di David Blaine, faccio vari tipi di respirazioni che mi aiutano proprio per tante cose, quindi lo uso un po' più per quel motivo lì. Anche perché io comunque faccio il Shambhavi Mahamudra Kriya, quindi ogni singolo giorno, quindi Kriya Yoga ogni giorno, faccio meditazione ogni giorno, quindi almeno mantenere una volta a settimana qualcosa come quello può essere utile, qualcosa come il metodo Wim Hof. A livello di benefici, cosa sento, cosa non sento? Allora, il metodo Wim Hof lo consiglio sempre a chi non ha mai approcciato la meditazione. Perché? Perché è molto palpabile, è molto concreto, è come lui. È qualcosa che ti motiva fin da subito perché senti i risultati, però non è così sottile. È come, diciamo, un bel pugno nello stomaco che ti aiuta subito a risolvere delle cose. Io il metodo Wim Hof mi viene automatico, anche quel tipo di respirazioni, farlo ogni volta che sono in situazione stressante. Ad esempio nella corsa, oppure quando magari sono in una situazione di tanto stress, un momento di tanta ansia prima di un esame. Mi ricordo prima di una gara, prima di un combattimento, prima di qualsiasi cosa, mi viene quasi automatico adesso fare il metodo Wim Hof, quindi faccio dei tipi di respirazioni e veramente nel momento in cui butti fuori e sei lì, torni presente. Diciamo che ti aiuta molto a entrare in uno stato still, quindi meditativo, ma allo stesso tempo ti carica a livello energetico. Poi ha tanti benefici dal punto di vista fisico, diciamo che io tendenzialmente non sono uno che si ammala spesso, e da quando lo faccio e faccio le docce fredde mi ammalo praticamente quasi mai. Le uniche malattie che arrivano sono ovviamente da virus esterni, che non è che puoi farci molto, e una volta all'anno, e ti durano tipo 2 giorni, 3, ma anche durante quello ti viene automatico fare il metodo Wim Hof proprio per... è come se ti desse un po' di sollievo, se ti dasse un po' di sollievo. Piccola curiosità, durante il periodo Covid, ho preso il Covid un paio di volte, e quando hai il Covid ti senti proprio pesante qua, ti senti che stai male. Mi ricordo le prime volte non riuscivo praticamente a dormire. Quindi alla notte avevo fatica, cioè facevo fatica a respirare, a dormire. Quindi mi è venuto automatico provare a fare l'esercizio di pranayama per lo stress che conosco, il metodo Wim Hof. E quindi lo facevo. Ho fatto 1 round, 2 round, 3 round. Beh ragazzi, ti fa un senso di sollievo che era l'unica cosa che mi poteva far passare le cose e far dormire. Poi non so se ti aiutava in realtà a farlo meglio, ma non è placebo, non è niente, funziona veramente, senti veramente qualcosa di pazzesco. Ovviamente a livello scientifico ci sono i dati e tutto, io non sono qua a parlarvi dei benefici scientifici perché c'è tutto, questa è solo una mia
testimonianza, però è incredibile. E ho provato anche in giro a fare a volte dei bagni ghiacciati, a volte quando vado a fare ad esempio le terme, vado anche nella botte ghiacciata, quindi ho diciamo un rapporto molto migliore con lo stress e con il freddo, ed è come se avessi uno strumento nuovo sia per la parte stress, per calmarmi e per entrare in stato meditativo più semplice. Un consiglio che posso dare, io lo consiglio come ho detto sempre a chi ha iniziato, chi vuole iniziare meditazione, perché ti aiuta molto a entrare in stato meditativo prima e vedi subito, quasi subito i risultati. Quello che consiglio è proprio di dedicarci un attimo in cui lo fai molto intensamente. Provare proprio a respirare dalla pancia e farlo molto intensamente, e anche stringere bene in testa quando si fa il periodo di ritenzione, perché lo senti veramente tanto. Senti veramente anche proprio quasi dei traumi, delle cose collegate nel tuo corpo che escono, o comunque senti veramente una sensazione di euforia incredibile. Quindi niente di che, per me è qualcosa che terrò sempre nel cuore, è una chiave, un piccolo strumento che è fondamentale. Non lo uso tanto a livello spirituale, ma più a livello proprio fisico, a livello mentale mi aiuta tanto. Per la parte spirituale secondo me c'è il Kriya, ci sono esercizi un po' più sottili, ma per il livello fisico-mentale è molto 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 utile. E basta, ecco qua. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se voi fate il metodo Wim Hof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!